Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support. Io sono Doc e come avrete già intuito dal titolo, quest'oggi torniamo a parlare del computer e delle componenti che lo animano dall'interno, andando ad incicciottire, ad arricchire la rubrica ad esso dedicata, la quale avevamo lasciato temporaneamente da parte. Nei precedenti episodi, quali ovviamente vi lascio linkato qui sotto in descrizione, abbiamo parlato del case e delle ventole e quest'oggi, volendo seguire una logica quanto mai conseguenziale, non potevamo che parlare di lei, Sua Eminenza, la scheda madre. Ma prima di cominciare, questa volta per davvero, se non l'avete ancora fatto, vi invito come sempre a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa davvero moltissimo. Ancor più che attivando la campanellina delle notifiche riuscirete a rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto sfatiamo una leggenda metropolitana che purtroppo circola ancora troppo di frequente sul web, ovvero che la scheda madre non è solo un mero ponte di collegamento tra le componenti interne del vostro computer, ma ne è di fatto il nucleo centrale che monitora e difende il funzionamento di tutte le componenti all'interno del case, perché di fatto sono tutte collegate letteralmente ad essa, un po' come nel corpo umano, dove qualsiasi appendice, tessuto, organo interno, nervo o quant'altro fa capo sempre e comunque al sistema nervoso centrale. Detto questo, procediamo ora a parlare di dimensioni perché seppure in alcuni casi si dica che non contino, qui contano veramente moltissimo. Scherzi a parte, le dimensioni di una scheda si basano su di uno standard internazionale denominato ATX, acronimo che sta per Advanced Technology Extended, il quale fornisce ai produttori indicazioni in primis sulla dimensione della scheda madre stessa, ma anche sulla posizione dei fori, delle slot di espansione, dei connettori di alimentazione e via discorrendo, di modo da rendere interscambiabili ed aggiornabili anche componenti che provengono da diversi produttori, facilitando di fatto eventuali upgrade futuri. Attualmente i formati disponibili e presenti sul mercato sono indicativamente una decina, ma di questi soltanto 3 sono i più conosciuti e quindi anche per ovvie motivazioni i più venduti, ovvero in ordine decrescente di grandezza ATX le più grandi, Micro ATX le intermedie e Mini ITX le più piccoli. Ciò nonostante, attenzione, perché la questione non si limita puramente ad un concetto di ingombro fine a se stesso. Difatti le differenti dimensioni vanno anche ad influenzare direttamente la disponibilità e l'offerta di connettori e porte di espansioni che esse possono ospitare a bordo. E questo lo notate anche solo visivamente, perché prendendo ad esempio un'ipotetica Mini ITX a confronto con una ipotetica ATX è palese come in quest'ultima possa starci moltissima roba in più grazie appunto alle sue dimensioni nettamente maggiori. E per amore dell'informazione vi rendo noto che esistono per l'appunto anche altri formati meno noti e poco diffusi se non fuori dai principali canali di distribuzione come le Pico ITX o le Flex ATX, le quali potete vedere in sovraimpressioni e sistemate in ordine di grandezza, questa volta crescente, con tanto di relative misure tassativamente in millimetri. Ok gente, prima di procedere oltre però devo farvi una doverosa confessione, ovvero che il mio intento iniziale, non lo nego, era quello di illustrarvi soltanto sommariamente le componenti costituenti della scheda madre, evitando volutamente di addentrarmi eccessivamente nel dettaglio. Tuttavia, qualche giorno fa, parlando con una mia conoscenza estremamente competente dell'ambito hardware, questa mi ha fatto notare come di fatto sia il web che il tubo ovviamente siano già zeppi, saturi da un certo punto di vista di video anche livello 0, ovvero quindi dedicati anche a tutti quegli utenti che ignorano financo le basi dell'informatica stessa, e andare quindi a produrre ulteriori contenuti della medesima tipologia non mi avrebbe mai fatto spiccare a fronte invece di altri canali nettamente più condivisi e grandi rispetto al mio ancora modesto IT Support. Pertanto quest'oggi ho deciso di seguire il suo consiglio ed approcciare l'argomento odierno da un punto di vista più tecnico e specifico, lasciando ovviamente a tutti voi l'arduo compito di giudicare il mio operato alla fine dello stesso. Ciò però ovviamente comporta il fatto che l'episodio di oggi non potrà in alcun modo, diversamente da quelli precedenti, concludersi in un'unica soluzione per ovvie problematiche di lunghezza. Pertanto quindi sarò costretto a suddividerlo in più piccoli episodi di modo da renderlo più facilmente digeribile ed evitare che dopo la prima ora e mezza di sproloquio ininterrotto qualcuno di voi venga colto da un attacco narcolettico a faccia in giù sulla tastiera. Ed appurato quest'ultimo punto, direi che possiamo procedere senza indugio a dare un'occhiata più da vicino alla nostra scheda madre.
Anzitutto, partendo dal centro della stessa, il socket, ovvero un particolare tipo di connettore elettrico fissato direttamente sulla scheda madre, esattamente come potete vedere in sovraimpressione, all'interno del quale, sopra il quale è possibile inserire e quindi anche mettere ovviamente a contatto con la scheda madre stessa il processore. In altre parole, quindi, quando si parla di socket si intende null'altro che questo zoccolo quadrangolare, solitamente di materiale plastico, al di sopra del quale è possibile per l'appunto sistemare e fissare il processore o CPU, che dir si voglia. Attualmente in commercio, per la stragrande maggioranza delle schede madri che occupano il mercato della grande distribuzione, esistono sole due tipologie di socket, ovvero LGA, acronimo che sta per Land Grid Array, e PGA, acronimo che sta per Pin Grid Array. E non preoccupatevi, perché in questo caso veramente comprendere la differenza è davvero molto facile, perché nel primo caso, ovvero quello dei socket LGA, i pin di connessione, quindi i dentini di connessione, sono sistemati direttamente sulla scheda madre, mentre invece sulla parte posteriore del processore sono presenti una serie di pad che permettono di eseguire il contatto diretto una volta che questo viene per l'appunto sistemato sulla scheda madre. Diversamente invece, quando si parla di socket PGA, accade esattamente il meccanismo opposto, ovvero i pin di contatto sono sistemati sul processore medesimo, mentre invece la scheda madre presenta tutti i vari fori necessari al contatto. In ogni caso, poi, comunque è bene fare presente che, indipendentemente dalla tipologia di socket in questione, sia LGA che PGA, in ogni caso si tratta sempre e comunque di zoccoli cosiddetti ZIF, ovvero Zero Insert Force, nel senso che l'installazione e l'eventuale anche rimozione del processore dalla scheda madre sono operazioni a scatto meccaniche manuali e non richiedono quindi alcun tipo di saldatura. Ed approcciandoci per un attimo al mercato attuale, è bene fare presente che Intel ha abbandonato i socket PGA da, se non vado errato, una quindicina di anni, quando con il lancio sul mercato del celeberrimo 775 ha sposato in pianta stabile i socket LGA. Diversamente invece AMD, eccetto che per una davvero brevissima parentesi circa il socket L1 di tipo LGA, non ha mai smesso di utilizzare socket di tipo PGA. Ed appurato quindi che la principale differenza tra i due risiede appunto nel posizionamento dei pin o sul processore o sulla scheda madre, è bene, anzi è altrettanto doveroso fare presente che le prestazioni del processore medesimo non risentono in alcuna maniera della scelta del socket. Tuttavia è importantissimo tenere conto di una criticità che più che altro vi compete soltanto se assemblate computer o volete aggiornare il processore del vostro computer, ovvero quella che riguarda la delicatezza di questi pin. Qualora uno di essi dovesse rompersi o piegarsi e eventualmente riusciste, per molta fortuna, a riuscire a rimetterlo in sede, ok, ma nella maggior parte dei casi la cosa non sarà possibile, e ve lo dico perché purtroppo è così che stanno i fatti. Tentare una riparazione è estremamente dispendioso, oltre che veramente difficilissimo, e per quanto il vostro portafoglio potrà andarne a dolere, purtroppo acquistare nuovamente la componente rotta potrebbe essere davvero l'unica soluzione. E qui, a questo punto, ora che ci rifletto a mente fredda, mi viene in mente che forse alcuni di voi potrebbero essere arrivati a porsi questa domanda, ovvero: Doc, alla luce di ciò che hai appena detto, devo quindi pensare che tutti i processori di tipo PGA sono compatibili con tutti i socket PGA e che tutti i processori basati sul socket LGA sono compatibili con tutti i socket LGA? Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Questo perché, pur avendo i due mantenuto inalterate le loro caratteristiche di base, con il passare degli anni l'implementazione tecnologica li ha portati comunque a variare nella loro struttura di fondo. Di conseguenza sarebbe anche soltanto impossibile riuscire ad installare effettivamente, proprio all'atto meccanico della cosa, un processore PGA di 10 anni fa su un attuale socket PGA. Detto questo, procediamo oltre e andiamo a vedere cos'altro c'è di interessante vicino al socket. Anzitutto, sicuramente i sistemi di alimentazione, elementi fondamentali per il corretto funzionamento di ogni scheda madre. Ne esistono differenti tipologie, ma i principali, e direi anche i più importanti da conoscere, quantomeno anche soltanto per nome, sono le fasi di alimentazione del processore, quindi della CPU, e delle memorie RAM. E qui attenzione, perché cominciamo a parlare di argomenti un tantinello più complessi, niente di impossibile, state tranquilli, ma per i quali è doveroso prestare la giusta attenzione per evitare di perdersi per strada.
Le fasi di alimentazione di cui vi parlavo poc'anzi sono dette VRM, acronimo che sta per Voltage Regulator Module, e come dicevo sono fondamentali per il corretto funzionamento di ogni scheda madre. Semplicisticamente potremmo immaginarli come dei mini alimentatori del tutto simili proprio a quello grande che invece alimenta l'intero computer, i quali hanno il compito di modulare la corrente in ingresso che arriva a 12 volt portandola solitamente ad un valore compreso tra 1,1 e 1,3 volt o comunque la tensione necessaria al processore e alle memorie RAM per funzionare correttamente e non finire cotte come uova al tegamino. Tuttavia attenzione, perché con il termine VRM non si intende un singolo ed unico elemento voluminoso e facile da identificare, bensì un insieme di più elementi di in alcuni casi veramente piccole dimensioni, ovvero i MOSFET, i CHOKS e i condensatori. I MOSFET sono particolari transistor ad effetto di campo, i quali solitamente troviamo posizionati al di sopra o lateralmente rispetto al socket, i quali fondamentalmente hanno il compito di accendersi e di spegnersi in maniera continuativa ed alternata, di modo da caricare o scaricare correttamente l'induttanza. Detto in parole povere, potremmo equipararli fondamentalmente a dei normali interruttori, degli switcher che, accendendosi o spegnendosi, fanno passare, oppure no, la corrente elettrica. A seguire i chokes, ovvero quei cubettini, per così chiamarli, di colore nero, alle volte anche di colore grigio, che troviamo posizionati subito accanto ai MOSFET, i quali non sono altro che degli induttori messi lì appositamente con il compito di stabilizzare la corrente, il flusso di corrente in ingresso, portandola alla tensione desiderata dalla componente, in questo caso il processore, forti del lavoro svolto a monte dai MOSFET. I chokes infatti, caricandosi e scaricandosi di energia elettrica, vanno a generare un campo magnetico che si oppone ai 12 volt in ingresso dell'alimentatore, creando una vera e propria resistenza, la quale mantiene le induttanze al corretto livello di tensione e permette il passaggio solamente ad una determinata quantità di volt. Lo so, questa non era facile, ma provate ad immaginarli per un attimo come delle piccolissime dighe, le quali si oppongono alla forza della corrente, in questo caso elettrica, bloccandola e facendone passare oltre solamente la quantità desiderata. Infine i condensatori, questi cilindretti per così chiamarli, di colore nero o grigio alle volte, che troviamo posizionati subito accanto ai chokes, i quali fungono da sistema di filtraggio sopprimendo i vari eventuali picchi di tensione di corrente, denominati in gergo tecnico spikes. Quindi perfetto, abbiamo appena visto insieme quali sono gli elementi costituenti dei VRM, ma chi li governa? Chi decide quanta corrente fargli erogare e con quale frequenza? È presto detto, a monte di tutto c'è il BIOS, l'anima intrinseca di ogni computer, il quale, per dirlo veramente molto in breve perché in realtà sarà oggetto di un video adesso dedicato prossimamente, gestisce l'avvio del sistema operativo e di tutte quante le periferiche ad esso correlate, al cui interno, tra le sue mille funzioni, è anche possibile settare la tensione della CPU, passaggio fondamentale per chiunque desideri cimentarsi nel magico processo dell'overclock. Ma tornando a noi, all'accensione del computer, il BIOS invia l'informazione di qui sopra ad un particolare circuito integrato denominato controller PWM, il quale comunica al resto delle componenti la tensione da erogare alla CPU, nel mentre che regola l'accensione e lo spegnimento dei MOSFET mediante un particolare segnale denominato per l'appunto PWM, acronimo che sta per Pulse Wide Modulation, ovvero modulazione dell'ampiezza dell'impulso. Qui però attenzione, perché un aumento della velocità di accensione e spegnimento dei MOSFET comporta sì da un lato un miglioramento della stabilità della tensione erogata, ma dall'altro la dispersione termica dei MOSFET medesimi aumenta drasticamente, portandoli di fatto a surriscaldarsi alle volte anche davvero fino a temperature critiche. Ecco perché nella maggior parte delle schede madri di buona qualità è possibile trovare una serie di dissipatori sistemati proprio al di sopra dei VRM e in particolare per aiutare per l'appunto a raffreddare i MOSFET. Pertanto abbiamo appena visto come il controller PWM sia di fatto quell'elemento che si occupa di regolare l'intera operatività dei VRM, cosa però assolutamente non facile, perché la tensione richiesta dalla CPU raramente è costante, in quanto essa, per essere maggiormente efficiente, impiega svariate tecniche di ridimensionamento dinamico della tensione e della frequenza, le quali vanno per l'appunto a modificare dinamicamente il carico elettrico a seconda della situazione.
Questo cosa significa? Banalmente che se dovessimo andare ad accendere il nostro computer per, non lo so, lavorare ad un qualche documento di Word, ovviamente le sue necessità energetiche sarebbero veramente molto basse, in quanto si tratta di un'attività davvero per nulla impegnativa. Diversamente, invece, qualora dovessimo, non so, ancora per esempio renderizzare un video in 4K, giocare ad alte prestazioni, ovviamente i consumi aumenterebbero vertiginosamente. Questo per farvi capire che appunto le richieste energetiche della CPU e delle altre componenti raramente sono costanti e dipendono in gran parte dalle attività che l'utente svolge sul computer medesimo, la qual cosa però va a creare una situazione assolutamente non ideale per i VRM, i quali devono costantemente correggere, risolvere o ancora meglio, qualora possibile, prevenire problematiche delicate come ad esempio la caduta di tensione. E questo mediante un ciclo di feedback negativo, ovvero che la tensione di riferimento, ad esempio quella impostata da BIOS, viene costantemente confrontata con quella effettivamente presente all'interno del processore e la differenza tra le due viene utilizzata per modificare il segnale PWM e far sì che il controller possa correggere la tensione in ingresso portandola il più vicino possibile ai livelli di riferimento. Questo perché di fatto, lo ribadiamo, lo scopo finale dei VRM è quello di erogare a tutte le componenti interne al nostro computer una tensione il più corretta possibile in base appunto ai livelli di riferimento. A seguire torniamo per un attimo a parlare di fasi di alimentazione perché, come vi ho anticipato poc'anzi, all'interno di una scheda madre non è presente soltanto una, bensì molte di più. Tuttavia attenzione perché alcune di esse potrebbero non essere reali. In genere i produttori pubblicizzano i propri VRM come la somma di due cifre, 8 più 3, 6 più 2, dove la prima di queste corrisponde al numero di fasi dedicate alla CPU, mentre invece il secondo a quelle che avanzano e che possono essere utilizzate per alimentare tutte le altre componenti che sono collegate alla scheda madre, come ad esempio le memorie RAM. E fin qui tutto bene perché, eccetto che davvero in rarissime occasioni, per lo più tra l'altro legate all'ambito server, alle schede madri da server e a davvero una manciata dell'ambito consumer, sappiate che su ogni scheda madre è presente un singolo ed unico controller PWM, il quale può gestire al massimo 8 fasi. Tuttavia, e qui casca l'asino, in non pochi casi vengono pubblicizzati VRM a 12 più 1, 16 più 1, 18 più 1 o davvero ancora più fasi, ma dal momento che, come abbiamo appena detto, nella stragrande maggioranza dei casi il controller PWM è soltanto uno che può gestire soltanto 8 fasi, com'è possibile questo? Diciamo grazie ad uno specchietto per le allodole, per così dire, in quanto il produttore di queste schede madri in questione va ad installare su di esse un dispositivo chiamato doubler o duplicatore, il quale, come poi lascia intendere anche il nome, permette di raddoppiare il vantaggio delle fasi esistenti senza effettivamente doverne installare di aggiuntive. E sebbene questa soluzione non apporti i medesimi vantaggi che si otterrebbero installando delle fasi aggiuntive separate, di fatto permettono comunque di ottenere diversi miglioramenti dal punto di vista elettrico, mantenendo soprattutto il costo di produzione nettamente più basso. E naturalmente, purtroppo, dal momento che questo escamotage permette ai produttori di gonfiare il numero di VRM, se ne avvalgono spesso nelle strategie di marketing per spacciare i loro prodotti per migliori di quello che in realtà in molti casi sono effettivamente. Indi per cui quando andate ad acquistare una nuova scheda madre è importante porre la dovuta attenzione alla questione VRM, in quanto la loro qualità influisce direttamente sulle prestazioni del vostro computer, pertanto sarebbe quantomeno fondamentale che fossero perlomeno decenti. In linea di massima anche un VRM di base è comunque in grado di fornire prestazioni sufficienti anche a CPU di fascia media, ma quando si punta all'overclock o si desidera potenziare anche di poco il resto delle componenti del nostro computer, vuoi la scheda video, vuoi le RAM, ecco che la qualità dei VRM diventa davvero di fondamentale importanza. Se le componenti sono economiche o comunque di bassa qualità, è altamente probabile che sotto carico non riescano a erogare la giusta tensione, portando di fatto, nel migliore dei casi, al blocco dell'intero sistema operativo, soprattutto poi in realtà se si parla di overclock. E comunque, in linea generale, questo ve lo do come informazione aggiuntiva, coloro che vanno ad acquistare CPU di serie enthusiast, come ad esempio il Threadripper di AMD piuttosto che l'I9 Extreme di Intel, si pongono di base la questione, la domanda relativa ai VRM, in quanto processori così potenti, dei quali ovviamente parleremo, ribadisco, nel video ad essi è dedicato, hanno delle necessità energetiche molto importanti, molto alte, e quindi hanno bisogno anche di una componentistica VRM alla loro altezza.
A seguire si tratta davvero degli ultimi due argomenti che tratteremo quest'oggi, i quali cercherò tra l'altro di risolvere veramente in pochissimi minuti perché presumo sarete abbastanza provati da questa valanga di nozioni. Voglio parlarvi del VDROOP e della Load Line Calibration, due elementi fondamentali per quanto riguarda l'overclock. Spesso e volentieri, navigando sul web tra pagine, forum, video e quant'altro, mi sono imbattuto in utenti del tutto amareggiati che criticavano anche aspramente la propria scheda madre perché, cito, nel momento in cui davano un carico elevato alla propria CPU, la tensione di quest'ultima scendeva gradualmente sotto i livelli preimpostati da BIOS. Ebbene, cari utenti triggerati, mi spiace dirvelo, ma questa è una cosa del tutto normale ed anzi è proprio una funzione preimpostata di default nella vostra scheda madre, che si chiama VDROOP. Il VDROOP è una misura di sicurezza introdotta da Intel davvero diversi anni fa che va a ridurre la tensione man mano che la CPU consuma più corrente. Impostando ad esempio la tensione da BIOS a, 1,25 volt, il nostro processore andrà a funzionare alla suddetta tensione solo quando si troverà a carico zero. Per poi calare, per poi subire dei cali, anche alle volte abbastanza importanti, man mano che il carico aumenta. Un controsenso forse penserete voi, ma in realtà questa tecnologia è messa lì per un motivo ben preciso, ovvero accertarsi che la CPU non superi mai i limiti preimpostati da BIOS, i limiti di tensione preimpostati da BIOS, scongiurando anche in questo modo eventuali danni derivanti da eventuali picchi di tensione. Next parliamo del Load Line Calibration, uno strumento estremamente utile e potente che però necessita di essere utilizzato tassativamente con il massimo dell'attenzione, perché permette di diminuire il VDROOP di una percentuale basata sul livello al quale lo si imposta. E qui consiglio personale: fintanto che riuscirete a mantenere un overclock stabile senza l'ausilio dell'LLC, lasciate tutte le impostazioni su auto, mentre invece, qualora voleste davvero spremerlo fino al midollo, quindi superando anche con tutta probabilità il limite massimo delle tensioni consigliato dal produttore, potreste farlo grazie a questa funzionalità. Però attenzione, a patto di avere, mi raccomando, un sistema di raffreddamento all'altezza della situazione, perché mai come in questo caso il vostro processore raggiungerà la temperatura del sole. Quindi per quanto il VDROOP possa essere un'impostazione di sicurezza molto importante e anzi fondamentale in molti casi, di fatto all'atto pratico può ridurre la capacità di overclock del nostro processore ed ecco il motivo per cui è stata introdotta anche la Load Line Calibration. Settando la concognizione di causa, infatti, il nostro processore verrà tenuto ad una tensione molto più vicina a quella impostata da BIOS, bypassando quindi, per dirlo in altri termini, i controlli del VDROOP. Tuttavia, come dicevo prima, questa è un'impostazione che necessita di essere utilizzata con il massimo dell'attenzione possibile, perché settandola ad un livello troppo alto si andrebbe ad erogare troppa tensione al processore, la qual cosa andrebbe innanzitutto a creare grossi problemi termici all'intero computer, ma altrettanto risulterebbe anche estremamente dannoso per il processore stesso, soprattutto se questa impostazione viene mantenuta per lunghi periodi di tempo. Pertanto, per utilizzare l'LLC in tutta sicurezza bisognerebbe anzitutto settarlo ad un livello intermedio, quindi accedere al sistema operativo e mediante uno di quei tanti programmi appositamente studiati per lo scopo che si possono trovare in rete, monitorare le tensioni del processore sotto carico ed accertarsi che sia sempre presente un leggerissimo VDROOP. Quindi, in assenza di problematiche, eventualmente si potrebbe procedere ad un aumento. Bene gente, l'episodio di oggi termina qui, questo primo appuntamento dedicato alle schede madri. Io non ho francamente idea di quanto verrà lungo il video al termine del montaggio, ma dato tutto il materiale che ho collezionato durante le riprese, dubito che rimarrà al di sotto del quarto d'ora. E data la sua natura estremamente tecnica e densa di contenuti, io mi auguro principalmente, anzi soprattutto, di non avervi davvero annoiato durante la visione di questo, ma anzi essere riuscito a trasmettervi questi concetti nel modo più chiaro e diretto possibile, nonostante, lo capisco, per molte persone possano non essere particolarmente entusiasmanti. Ebbene gente, come promesso lascio la parola a voi, datemi un feedback, cosa ne pensate di questo nuovo imprinting più tendente al tecnico? Lo preferite rispetto al precedente oppure no? Cosa ne pensate dei temi che abbiamo trattato quest'oggi? Vi sono piaciuti i SOC, TVRM, le tensioni, l'overclock? Vi siete mai cimentati nell'overclock? Avete mai assemblato un computer da soli? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ricordate
ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.